bene, andiamo avanti. Questo signore è? È il signor Bevilacqua Giuseppe. Bevilacqua Giuseppe, si accomodi signor Bevilacqua. Bevilacqua, lei ha detto lavora a Roma, può specificare la sua professione attuale, dove lavora? Sì. Io a tempo di questo... No, attualmente. Ora? Sì. Lavoro per l'ambasciata americana a Roma. Dove? Al cimitero di Anzio. Di Anzio. E nel 1985 dove lavorava? Al cimitero americano di Firenze. La località come si chiama? La località c'è mezzo in Prunetta e mezzo in San Casciano. Al cimitero dei Falciani, detto sì. dei Falciani. Lei ricorda, era a Firenze o comunque quando avvenne l'omicidio del 1985 del settembre in località Scopeti, lo ricorda questo episodio? Sì, sì. La zona dove, il punto, scusi, dove avvenne l'omicidio, lei successivamente l'ha vista, le è stata indicata? Sì. Ce l'ha presente? Sì. La conosceva già quel punto? Sì, passava spesso. Nei giorni precedenti all'omicidio, che è stato scoperto il lunedì 10 di settembre dell'85, nei giorni precedenti lei era passato da quella zona? 2 o 3 giorni prima dell'omicidio e la tragedia, io andavo a San Casciano, facevo la ponte di Scopeti, andavo su, alla seconda curva, e visto la coppia francese che c'era la ragazza appoggiata a un albero in costume da bagno, prendeva il sole e l'uomo, il suo ragazzo, stava appoggiato in un sacco a pelo a terra. Lei ricorda quanti giorni prima della domenica? Preciso non ti può dire, ma sembra 2 o 3 giorni. 2 o 3 giorni. E lei ha detto anche che ha poi saputo qual è la zona dove i ragazzi furono trovati morti. Sì. Questa dove li ha visti lei questa prima volta non è quella. No, c'era 500-600 metri più avanti, più alta la salita. Se io le mostro una foto che è stata scattata grazie alla sua indicazione, lei vuol vedere se è questa la zona dove vide quella prima volta la ragazza in costume da bagno? Sì, va bene. Può vedere la foto? Si può girare? È alle sue spalle. Leggiamo la didascalia, è una foto in atti in cui si dice via degli Scopeti, primo posto, noi abbiamo, la polizia ha scritto, sì, dove la coppia francese avrebbe montato la tenda per la prima volta. Sì. Il luogo è una foto che è stata fatta su sua indicazione, dista 500 metri dal luogo dove è avvenuto il duplice omicidio. Riferimento, va bene. Ecco, vuol vedere se è questo il punto, vediamo se la vediamo un po' meglio, dov'era la tenda? Dov'era la ragazza perlomeno? La ragazza quando ho visto io aveva appoggiato all'albero più grande e prendeva il sole. C'era verso le 9:30 della mattina. Erano le 9:30. Tende, vide anche la tenda dove era? O la macchina? La tenda sembrava avanti un po' e la macchina stava da dietro che sembrava un verde Peugeot o un Volkswagen Golf. Una Golf? Un Peugeot o un Golf? Vecchio, sembrava una macchina vecchia. Sì, sì. E lei vide la ragazza in quell'occasione? Sì. E la notò questa ragazza? L'ho notata perché era una ragazza molto carina, aveva i capelli neri corti, aveva un costume da bagno, bikini nero. Il ragazzo non lo vide? No, lui l'ho visto su una testa che aveva appoggiato un sacco a pelo della nella tenda? Dentro la tenda? Sì. Era tutto nella zona indicata fra quei 2 alberi praticamente? Sì, perché questa più è o meno vicino all'albero a destra. Ecco, grazie. Vogliamo spengere Che questa? numero è questa foto? Scusa? È la foto, chiedo scusa, numero 2. Ecco, questo quindi è il primo luogo in cui lei vede questi ragazzi francesi 2 o 3 giorni prima del momento in cui furono rinvenuti i cadaveri e siamo alle 9:30 di mattina. Poi li ha visti ancora? Sì, l'ho visto un po' più avanti, il secondo luogo, che era più alto sulla strada, più vicino a San Andrea, che c'era più o meno la cresta della salita
forse 2 giorni dopo. Forse 2 giorni dopo. Quindi siamo, se prima era 2 o 3 giorni, la prima volta sul giovedì, la seconda volta sul sabato, una cosa... È possibile, il giorno preciso non ricordo. No. Vogliamo mostrare la seconda foto? Se è questa la seconda volta dove ha visto i ragazzi. Vogliamo leggere la didascalia? Via degli Scopeti, punto 3, di cui allo schizzo planimetrico che il test ha fatto e che poi mostrerò alla Corte. Secondo posto scelto dalla coppia, secondo quando per la tenda, la freccia indica la posizione. Vogliamo vedere? È questo il secondo posto, che poi è quello dove furono rinvenuti i cadaveri. Sì. Ecco, lei cosa vide quella mattina, la seconda volta? No, la seconda volta mi è rimasto un po' perplesso perché guardando loro, passando con la strada, tu vedevo, erano troppo scoperto, tu vedevi troppo della strada, una macchina che passava di notte, tu potevi vedere che loro non potevano dormire o qualcosa. Ecco, a lei rimase impresso che si erano accampati in un posto così scoperto. Sì. E lei cosa vide questa seconda volta e cos'era, mattina di nuovo? Sì, c'erano cose di notte, tutto non ricordo perché è un po' di anni fa, ma ricordo quello, ricordo la tenda e anche la macchina che stava dietro la tenda. Persone ne vide la ragazza e il ragazzo li vide? L'ho visto tutti e due quel giorno. Erano gli stessi? Gli stessi, sì. Sicuramente per lei era la stessa auto e gli stessi ragazzi. Sì. Questa seconda volta vide qualche altra cosa? No, questo non ricordo, no. Lo so che non ricordo, dicevo, la mattina, prima o dopo, che io passavo la strada e andavo a San Andrea per andare a chiesa. Sant'Andrea in direzione nord rispetto? Andavo a nord, passavo a San Andrea, arrivato all'incrocio dopo San Andrea, andavo a destra per andare a Chiesa Nuova. Sì. 200-300 metri dall'incrocio c'è un campo aperto e mi fermavo perché mi è rimasto sorpreso che ho visto uno con un divisa, sembrava un divisa marroni, tipo forestale o ANAS. Io lavorando là da anni conoscevo quasi tutti e mi è rimasto perché non conoscevo questa persona. E mi fermavo accanto alla strada con la mia macchina e lo guardavo questa persona che aveva più o meno una decina di metri da me. Questa persona, dopo che penso che rese conto che io lo guardavo, si è sceso e è andato via di quella zona là, è rientrato più o meno in campo verso il bosco, che è dietro di San Andrea. Cioè, mostriamo un attimo al test la foto relativa al punto dove avrebbe visto questa persona secondo le indicazioni fornite alla polizia giudiziaria. Leggiamo la didascalia cortesemente. Insieme di via di Faltignano. Io prego la Corte di tenere bene a mente da ora questa via Faltignano perché sarà oggetto di numerose testimonianze. È la foto numero 9 questa? Sì. Insieme di via Faltignano. La freccia A indica, secondo quello che ha raccontato il test, il luogo ove fu visto... E qui diciamo... No, qui chiedo scusa, no, non va letto così perché è letto... Fu visto l'uomo. Allora togliamo la didascalia per cortesia. No, la didascalia soltanto. Vediamo la foto senza didascalia. Vediamo solo la foto, se no è sul... Ah, perfetto. Sì, come non detto. E non ricordavo che nella didascalia c'è scritto. Ecco, nel punto A c'era l'uomo? Sì. No, lei domanda chi c'era al punto A. E siccome a questo punto l'ho già letto purtroppo, lo so. quindi... L'ho già detto. Nel Ha detto punto... c'era un uomo Ecco. che sembrava in divisa da forestale. Bene. O qualcosa del genere. Il punto B è la direzione in cui quest'uomo andò? Sì. Ecco, lei ha detto, ma forse ho capito male, che lei sa verso che direzione va questa strada? Questo... Lei lo sa o no? Glielo domandi, perché se Lei ti lo dice, sa o no? punto B è la... Domandiamoglielo avanti. Lei sa o il no? punto B è la direzione dove andava l'uomo, gli ha già dato la risposta. Ma lì c'è la freccia. Vabbè, ma il punto B che cos'è? Ma, signori miei, forza.
Lo Signor dica lei, Bevilacqua. signor Bevilacqua. Posso rispondere? Certo, certo. Tu scendi da quella strada abbastanza, 400-500 metri, ti portavo in direzione dove aveva la tenda degli francesi. Oh, ha visto? Lei lo sa perché conosce quella strada? Io ho passato quel bosco migliaia di volte. Eccoci, era più semplice di quel che pensassi. Senta una cosa, lei questo uomo che ha descritto con questa casacca e ce l'ha descritto come persona che una volta guardato da lei si allontanò, così ci ha detto, Sì. ce lo sa descrivere meglio perché ha un ricordo o non ce lo sa No, descrivere quello meglio? che mi toccava, che io pensavo che conoscevo tutti gli operai dell'ANAS e forestali, perché noi lavoravamo molto insieme. Invece questo l'ho fermato perché era una persona che non conoscevo. Con quella divisa le sembrava strano, o se Perché divisa la era? divisa insomma. sembrava o forestale o dell'ANAS. E quella è l'unica ragione che ho fermato. Ecco, lei ricorda le caratteristiche somatiche di questa persona o no? No, le cose che mi toccate è che l'ho visto, stavo a 10-15 metri, non so preciso, c'era il profilo del naso e i capelli sopra. Era magro, era grosso? No, era una persona più o meno robusto. Oggi lei in quest'aula vede qualcuno che, sia pure con le sembianze di oggi, assomiglia a quella persona? Sì. E chi è? Il signore là accanto all'avvocato. Come mai lei crede di riconoscere? Abbiamo detto che è il Pacciani, eh? Sì, accanto all'avvocato. O è l'avvocato Fioravanti o Agli avvocati, in mezzo agli avvocati. In all'avvocato. mezzo agli avvocati. E ci vuole spiegare come mai lo riconosce come questa persona? Quali sono le caratteristiche somatiche che gli C'era il assomigliano? naso e i capelli e dove c'è la L'attaccatura. faccenda sopra. L'attaccatura? E la stazzatura di qui davanti, sì. Come lei, ho capito. Sì. Il busto, insomma. Sì. Non ho altre domande, grazie. Avvocato Colao, prego. Prego, lei ha fatto una descrizione molto accurata. Silenzio, signori, per favore. Si ricorda se la persona che lei ha visto prima che si voltasse poi e l'ha osservata meglio di profilo aveva un cappello anche? No, non teneva il cappello. E vedendola si trovava davanti a una persona abituata a stare all'aria aperta o no? Stavo in mezzo alla strada e dopo passato in campo. No, dico, il soggetto che lei vide era una persona che viveva all'aria aperta per colorito di viso? Sì. Era colorito, insomma. Sì, faccio un po' rosso. Grazie, non ho altre domande. Vi sono altre domande, signori avvocati di parte civile? Nessuna. Prego, avvocato Bevacqua. Senta, da quanti anni lei è in Italia? 26 anni, Oh, quindi anche nel 68 c'era in Italia? sì. Bene. Senta, e dove stava in Italia nel 68? 78, Ah, cimitero americano. cimitero 70, non lo so, io ho detto 68, l'ho buttato lì. Allora, lei sta chiediamo forse a Quanti anni è che è in Italia lei? Io, quando è arrivato prima, 1964. 64. 6? 6-4, ma io sono andato via d'Italia per lavoro, 3 o 4 lavori. Oh beh, 64 lei è stato in Italia. Sì. E in Toscana quante volte c'è stato? Ma in tutto forse 22-23 anni. Bene, grazie. Ed si è sempre occupato di bare, di morti, di cimiteri? No. Di che cosa? Lavoravo della polizia criminale prima. Ah, polizia criminale. Quindi aveva anche delle pistole lei? Scusi? Aveva anche le pistole? No, Ma la polizia criminale non ha pistole? sulle mani. Solo le mani, benissimo. Senta, lei ha detto qualcosa di diverso quando fu interrogato. Io glielo leggo e glielo contesto. Va bene? Sì, lei, dimmi. Ho proseguito, sono giunto allo stop con via di Faltignano ed ho girato a destra in direzione di Chiesa Nuova. Percorsi alcune centinaia di metri, ora vedremo com'è, ove esiste una curva a sinistra e delle abitazioni sulla destra, da una stradina sterrata
che si immette sulla strada che percorrevo sempre da destra, ho visto una persona che veniva a piedi verso la mia direzione. Poteva avere sui 50 anni, di corporatura robusta, con incipiente calvizie. Sa cos'è la calvizie? Ecco, capelli pettinati all'indietro, di colorito abbronzato sul rosso, come di persona abituata a stare all'aria, che indossava un paio di pantaloni ed una camicia entrambi di color verde forestale. Questo mi pare che è così. Sì. Quello che mi è colpito di più è stato appunto l'abbigliamento che ho ricollegato ad una guardia forestale o ad un dipendente ANAS. Va bene? Lei pensava che fosse o l'uno o l'altro. Questi, sentendosi osservato, ha fatto un repentino dietro front, sparendo subito dopo. Questo lei l'avrebbe visto nel 1985. Lei fa riferimento alla persona che vidi allora, cioè la bellezza di 10 anni fa, con incipiente calvizia, capelli pettinati all'indietro, vestito verde. Poi dice, si dà atto che al test viene mostrata la foto del Pacciani Pietro, va bene? Le mostrano la foto. Ma nessuno mi ha detto il nome del Pacciani. E qua lei lo firma. Però dopo che qua sono, è scritto... Dopo che sono dimostrate 2 o 3 foto insieme. Lei ha fatto il servizio criminale, quindi è contiguo al servizio criminale anche italiano, va bene? Vi capite benissimo, no? Vi capisce? Vi capite? Voi? Sì, ma sempre tu stai cambiando e quello qua che c'è io ho scritto detto. così. Sta dicendo che lei sta cambiando quello che ha detto lui. No, Sta dicendo... sono in grado di sapervi indicare i luoghi esatti di quanto... Tanto la produco questa. Sì, ma tu parlavi del foto del Pacciani. Aspetta, si dà atto che al test viene mostrata la foto del Pacciani Pietro, va bene? Questo No, è quello mi state presentate 3 o 4 foto. E allora lei dice dopo, posso dire che la persona da me vista nel viottolo, che ho precedentemente descritto, aveva una certa somiglianza con la persona della foto. La fronte ed il naso mi ricordano qualcosa, ma dato il tempo trascorso e la repentinità con cui l'uomo si è girato non mi consente di essere più preciso. Ricorda di aver detto Sì, questo lei? sì. Benissimo. Allora io gliel'ho contestato, quindi lo produco. Poi lei fa un lungo giro con la polizia, se lo ricorda? Sì. Con la macchina, va bene? Non era tanto lungo, solo sull'opera. No, glielo dico quanto è lungo. Sì. Risalito in macchina, viene percorsa via degli Scopeti fino allo stop con via di Faltignano. Si imbocca quest'ultima voltando a destra. Si percorrono alcune centinaia di metri, 600 metri, 600, sai quanto sono 600 metri? E sulla destra di detta via si notano delle abitazioni, eccetera, eccetera. Il Bevilacqua, indicando la strada sterrata prima dell'abitazione e che la fiancheggia dalla parte retrostante, dice: questo è il punto in cui ho visto venire verso la mia direzione l'uomo a piedi, cioè 600 metri distanti da quel luogo dove stavano queste ragazze. Certo, centinaia di metri, non teneva un metro, avvocato. No, ma avevano il contachilometro, No, ma ognuno più o meno giudica con i suoi occhi. Comunque i signori verbalizzanti, i suoi amici italiani che fanno polizia criminale, con lei a bordo... Non conosce nessuno dei criminali di qui? No, suoi amici nel senso amici perché siamo tutti amore, amicizia... Basta con le considerazioni. Va bene, i suoi amici criminali hanno detto... Scusi, Ma l'avvocato, guarda, ti giuro, io non conosco nessuno. Ma lo so, ma io non ho detto mai nulla che conosce qualcuno di questi. No, ma tu stai mettendo... Va bene. Io mi chiamo Bevacqua come lei si chiama Bevilacqua, abbiamo tutte la stessa matrice, non ci ubriachiamo mai o quasi, geneticamente noi siamo, capito? Bene, contro facciamo la domanda. Allora, guarda, lei ha detto che ha visto questa persona, persona e ha indicato questa persona qua, il luogo in cui lei l'avrebbe visto e dopo aver percorso diverse decine o centinaia di metri con la macchina delle persone. Questo la conferma? E fermata con la macchina, guardavo. Grazie. Io produco la documentazione per le contestazioni. Non ho capito qual è il succo della contestazione, forse sono... Aveva i capelli Sulle fotografie benissimo, perfetto. perché l'ha conosciuto a malapena, una certa somiglianza, la fronte e il naso gli ricordano qualcosa. Perfetto. Vi sono altre domande? Sì, una ultima. Signor Allora, Bevilacqua... un attimo che vedo l'avvocato più chiedo avanti, scusa. voleva fare una domanda. Prego, avvocato.
Prima di tutto, Presidente, vorrei rivedere tutte le foto dalla prima all'ultima, cioè dalla numero 2, perché è molto importante sapere di che epoca sono quelle foto, perché quelle sono foto diverse da quelle dell'epoca in cui l'ha vista lui. Dunque, poi volevo sapere dal signor Bevilacqua, sì? Sì. Mi scusi, volevo sapere se lei, pratico di cimiteri, ha visto quali sono le divise del cimitero di San Casciano, degli addetti al cimitero di San Casciano, che è vicino a Chiesa Nuova. Scusa, mi dici una volta la domanda? Lei è pratico dell'ambiente cimiteriale. Sì. Mi potrebbe dire, era vicino a San Casciano, di che colore e di che tipo sono le divise degli addetti al cimitero di San Casciano? Avvocato, prima cosa, il foto non è in colore e i fogli in cose verdi. No, non ci siamo capiti. Lei mi ha parlato che quell'uomo era in divisa, in una specie di divisa, o ANAS o guardiaboschi, una divisa verde scuro. Le divise degli addetti al cimitero di San Casciano, ogni cimitero ha divise diverse. No, ma cosa vuoi sapere del cimitero? Non ti Voglio capisco. sapere se lei ha visto mai un becchino, uno addetto al cimitero. Sì, io sì. Ecco, quelli di San Casciano li ha mai visti lei? No. No. Allora ritorniamo alle foto. Sono vestiti di verde. Avvocato, sono vestiti di verde perché? E sono vestiti di verde. Ok. Sono vestiti di verde realmente. Ma il cimitero a che distanza Ci mancherebbe. Io li ho visti. Avvocato, a che distanza è il cimitero? È vicino. È vicino. È vicino. È nel bivio tra Chiesa Nuova e San Casciano. Dunque, questa foto, Sì. lei come la vede oggi, Sì. era identica alla situazione dei luoghi di allora? Quello non lo so perché non l'ho visto oggi, avvocato. Ma lei li ha viste allora i luoghi? Sì. Ecco, era identica a questo? Ma forse questo è un po' più cresciuto di quell'epoca. È un po' più non- un po' più verde, più natura, perché a settembre c'è meno piante che tu vedi. Ecco, o meno verde di allora. Perché questo è bianco e nero, te non puoi vedere che colore è. Sì, no, ma a parte il verde, il bianco e il nero, ma ci sono più piante, più siepe o meno siepe di allora? No, sembra passata sopra parecchie ore. Ecco, lei ha visto questo luogo passando dalla strada, Sì. venendo dal ponte Sì. all'inizio degli Sì. Scopeti, in su, no? Sì. Verso Sant'Andrea Sì. in Percussina. Ecco, quando è passato lì, lei, la strada è sotto, no? Non è sopra. Ci fa un po' di salita e ne va molto secco. Ecco, ma non lei più è uno. sceso dalla macchina? Sì, ma io ho passato là da piedi tante migliaia di volte. Sì, no, ma a me non mi interessano le migliaia, a me mi interessano quei 3 o Quel 4 giorno. giorni prima L'ho dell'omicidio. passato in macchina. In macchina? Sì. E lei in macchina si è fermato su quel luogo? No, ma volevo fermarsi. Ecco, lei ha visto una ragazza in bikini? Sì, io volevo fermare per sempre ragioni, per dire che era una zona pericolosa, c'era problemi di omicidio, e invece io non l'ho fatto, che forse è sbagliato. Problemi di omicidio Sì. c'erano, eh? Sì. E quanti omicidi ci sono stati nella zona? Non lo so secondo lei? perché non l'ho seguito. Ah, non ha seguito? No. Ma Mi ero dimenticato una cosa, che macchina ha lei? io a quell'epoca tenevo una Lancia. La Lancia. E prima? Prima della Lancia, io tenevo una 131. 131. Quindi lei ha sempre avuto una macchina per... Sì, anche per il mio lavoro, c'ho macchine di lavoro anche. Senta, questa persona che lei ha visto, non aveva, a parte la calvizie, aveva baffi, barba? No. Era pulito. Ecco, le posso domandare se le hanno mostrate 2 fotografie? Se sono queste le fotografie che sono allegate a questo verbale suo? Piuttosto, signor Bevilacqua, mi vuol dire in misura americana quanto è alto lei? 5 piedi e 7 pollici. 5-7. 5 piedi e 7 pollici. Bevilacqua, io effettivamente non ho capito se lei poi ha fatto nella sua mente un passaggio ulteriore per riconoscere, come ci ha detto oggi, le sembianze della persona. Domanda, scusi. Ecco, volevo capire se dopo aver visto quelle foto
lei ha visto il signor Pacciani da qualche parte e le è venuto in mente che potesse essere lui, o da quelle foto non ha mai più visto? L'avvocato ha presentato il folder per far vedere che teneva i Sì, baffi. sì, Io non guardavo la persona, non ero innamorato di lui. Certo. Solo che l'ho visto la divisa e mi rese conto di quello. Ma non come mica mai- non ho mica guardato per fare un inchiesta. Certo, ma come mai oggi ci ha detto che assomiglia a Pacciani? Perché lo vede oggi o perché lo ha rivisto No, la poi prima nel volta- telegiornale, chiedo scusa? L'ho visto oggi perché i telegiornali non guardo troppo perché Ecco. io giro molto i miei lavori. Allora il signor Pacciani, quello che è in mezzo ai due avvocati, assomiglia alla persona Sì. che lei vide, per le caratteristiche che lei ci ha detto. Sì. Bene, grazie. Sì, mi scusi Presidente, questa è una domanda nuova e quindi io credo di poter avere il diritto a farla. Ecco, ma scusi, lei ha detto che addirittura un suo cognato, ora non ho gli atti sotto gli occhi, avrebbe mostrato a lei una fotografia No, non è vero sul nulla. giornale Il Messaggero. Non è vero nulla. Non è vero nulla, quindi lei ha detto cose diverse. No, tu l'hai detto, avvocato, io no. Ora glielo leggo. Un suo parente gli ha fatto vedere qualche fotografia? Ma chi lo mi fate vedere? Chi lo fate me vedere questi foto? Oh, sul giornale lei ha visto la foto del signor Pacciani? No. Ecco, come è arrivato lei a dire si è Io recato a lei? mia volontà andato alla polizia perché nessuno è venuto a trovarmi al mio posto di lavoro. Sì, Neanche uno. ma è poliziotto. No, diceva l'avvocato. Io stavo la mattina dopo e volevo parlare con un carabiniere. Ci vuole spiegare come mai e cosa fece? Scusi? Ce lo vuole spiegare questo che sta dicendo? Lei volontariamente voleva parlare con i carabinieri e cosa... Sì, perché della sera che sono stati ammazzati i francesi, io ho 2 cani da guardia. Io a quell'epoca abitavo più o meno 300 metri sotto il luogo dove sono stati ammazzati. I miei 2 cani, uno era campione di difesa d'Italia, volevano saltare la rete, che è quasi 2,5 metri d'altezza, e io non lasciavo andare. Perché i cani con i orecchi forse sentivo i francesi urlare e io osservavo mettere i cani a catena perché tenevo paura perché si attaccavano a qualcuno. Dopo quando io ho sentito la mattina sulla radio in tutto della faccenda, io volevo parlare con un poliziotto per spiegare che è possibile più o meno l'orario. C'è andato dai carabinieri? Sì. Senta, scusi, io forse qua leggo cose strane, però lei ha detto questo, l'ha detto lei, io non lo sapevo fino a che non l'ho letto, e lei ha detto questo. Per tale motivo, dal 74 al 89 sono stato direttore del cimitero militare USA dei Falciani. Per tale motivo ho avuto modo di ben conoscere la zona, eccetera, eccetera. In merito al duplice omicidio dei cittadini francesi, dopo che un mio cognato, veda che mi ricordo del cognato, Sì, un mio cognato mi ha portato 7-8. in visione a Nettuno il quotidiano La Nazione che riportava appunto articoli del fatto e la foto di una persona raffigurante certo Pacciani Pietro, mi ricordo di questo. Può essere possibile, No, ma l'ha è una detto cosa che lei. forse non rese conto, come lei ha fatto tante domande che c'era altri di quelli che sapevo. L'origine del suo racconto alla polizia ha questa matrice. C'è anche un po' di tempo fa, avvocato. Oh, quindi lei viene cosiddetto allertato, cioè viene spinto a dire alla polizia che lei aveva visto una persona dopo che un suo cognato, l'ha detto lei? Sì, ma lui mi fa vedere quello forse tanto tempo dopo. No, non ci siamo capiti. No. O non ci vogliamo capire? No, io non ti ho capito, avvocato, scusi. No, tu mi hai capito, ma tu non No, ci vogliamo davvero capire. non ti ho capito. Te lo dico io che tu mi hai capito. Suo cognato le ha portato, a lei ha portato un documento a Nettuno. Nettuno sa dov'è? Vicino al mare, l'ha detto lei, va bene? In visione a Nettuno. Nettuno, sa dov'è Nettuno? Sì, Oh. sì. C'ha un cognato lei a Nettuno? No? Ce l'ha un cognato in Italia? Sì. Oh. Ha mai parlato con suo cognato di Pacciani? Veramente no, ma quando lui viene da Firenze mi porta i giornali. Oh, quindi suo cognato è fiorentino. Forse lui mi ha fatto vedere i giornali. Oh, ma no, l'ha detto lei perché io non me lo invento, capisci? L'ho detto io là, l'ho detto. Io ho fermato quello e l'ho vabbè, detto. allora io produco questo documento da cui risulta la sua così. Ma è un giornale venduto a milioni, non è che lui l'ha portato apposta per me, non è mica stata stampata per me.
Io non vedo quelli che tu vuoi arrivare, avvocato. No, io voglio arrivare soltanto ad una cosa. E tu lo dici, io l'ho letto. Che lei, anche se non ha visto, secondo lei, il Pacciani alla televisione, ha visto le foto del Pacciani che le sono state mostrate da suo cognato in un giornale. No, state mostrate di quel signore là. Dopo, uno di quelli lì. dopo. Sì, Comunque ma anche mio documento. cognato ha portato il giornale anche dopo. Che lui viene a trovarmi 1 o 2 volte all'anno. Ma insomma avete parlato di questo? Non lo ricordo. Ah, non lo ricordo. Questa cosa non la ricordo. Vabbè, io ho prodotto il documento, quindi mi pare che sia abbastanza importante. Se io non ho capito male, lei ha detto, io al momento dell'omicidio abitavo abbastanza vicino al luogo del fatto. Sì. Ha parlato anche di metri? Se tu fai un lineo diretto dove sono stati ammazzati i francesi a 300 o 400 metri. Lei in che via abitava? Non abitavano via, abitavano dietro il cimitero. Ah, ecco. Senta una cosa, e lei ha detto, se non ho sempre capito male, i miei cani quella notte volevano, sentivano qualcosa. Sì. Lei però non li sciolse. No, perché i cani certe volte te ce l'ho un animale, una lepre, qualcosa, il cinghiale ci salta. Sentivano qualcosa. E lei ha detto, io poi andai dai carabinieri l'indomani. Ho chiesto quando veniva uno a parlare con me. Ecco, e sono venuti? No, è Ecco. andato io. È andato lei. I carabinieri di dove? Io ho chiesto il carabinieri di Nettuno per chiamare Firenze e dire quelli lì di Firenze. E sono venuti dei carabinieri da lei? No, è venuto io. È andato lei, si ricorda dove? A Borgo Ognissanto. E parlò con dei carabinieri? Sì. Quanti giorni dopo il fatto? Parecchi giorni. Parecchi giorni. Sì. E raccontò l'episodio dei cani? Sì. Non ricorda, siccome io non ho memoria di verbali simili, con chi parlò per vedere se identifichiamo No, questi carabinieri? No, In che ufficio, se al primo piano, a pian terreno? no. Non ricorda nulla. Fece un verbale, lo ricorda? Non lo so, Flor Messa dentro il verbale, perché parlavo di prima sera, sì. E non ricorda se erano più di uno, era un ufficiale, era un C'era sottufficiale? 2 o 3. 2 o 3. Lei conosce i gradi italiani, sa? No, perché aveva vestiti civili. Ah, erano in civile. Grazie, non ho altre domande. Su queste domande che ha fatto il pubblico ministero, sì, ho quasi chiuso. Senta, lei la sera sente questi cani che abbaiano. Lei era dentro o fuori il cimitero? Dentro. Dentro il cimitero. E la sera stessa se ne va a Nettuno? Scusi? La sera stessa se ne va a Nettuno lei? Non ti ho capito. Lei ha detto che poi ha chiamato i carabinieri di Nettuno. No, il carabinieri di Nettuno dopo, perché io sono andato via da Firenze in 89. Ah, quindi questa faccenda dei carabinieri di Nettuno è dopo, nell'89, Sì. 4 anni dopo. Sì. 4 anni dopo, lì per lì non ricordava questo. Ho parlato 2 o 3 volte prima, ma non sono chiesto per fare un verbale scritto. Ecco, scusi, ma lei la giurisdizione territoriale, anche se voi avete la extraterritorialità perché è degli Stati Uniti d'America quel terreno, lei se aveva bisogno di qualche cosa, dove si rivolgeva? A quale stazione? I carabinieri più vicino. Quali erano? San Casciano. Lei non è andata a San Sì, parlavo con il maresciallo là. Quando ha parlato? C'era poco dopo la faccenda. Però non ha messo a verbale nulla il maresciallo. Non credo. No, vabbè, grazie. Quindi a Nettuno ci è andato nell'89. Sì. Ecco, scusi, e nell'89 va a Nettuno, va bene? Sì. Ecco, e cosa dice ai carabinieri di Nettuno? Perché dice qualcosa ai carabinieri di Nettuno? Che cosa dice? Perché la faccenda veniva fuori dei francesi e gli ho detto guarda, nessuno mi mai... Che faccenda veniva fuori? La faccenda dell'omicidio dei francesi, ho detto, beh, forse possa essere ma, utili quelli che sapevi. Certo, ma venendo fuori questo omicidio dei francesi veniva fuori anche il nome di qualche indagato, di qualcuno su cui si... No. Anche io ho parlato con i carabinieri 2 o 3 volte, loro hanno detto che mi chiamavano a me. Invece io ho insistito per dire il mio. E lei, scusi, ai carabinieri di Nettuno cosa doveva dire esattamente? Ho detto c'era certi particolari della faccenda dei francesi che pensavo importanti. E quali sarebbero questi particolari? Scusi? Quali erano questi particolari che secondo quelli me... che tu hai letto là. E anche dei cani? Sì. Anche dei cani.
E poi non l'hanno più sentita. No. I carabinieri di Nettuno, chiamati quelli di Firenze, loro sono chiamati me. Oh, quindi questo succedeva nel 90, 91, 92. No, penso 90 e 91. Benissimo, grazie. L'avvocato Serravanti vorrebbe fare qualche domanda. Possiamo anche fare. Signori, vediamo di essere però stringenti, perché state domandando le stesse cose da un quarto d'ora. No, io non domando le stesse cose, Presidente, Allora, avanti, perché signor Bevilacqua, lei ha detto: quando ho sentito la radio la mattina dopo. Sì, preciso non ricordo, ma l'ho sentito. La radio la mattina La radio dopo. poteva essere giornali, ma in qualche modo l'ho visto la faccenda. Ma lei alla Anche sera, la strada era chiusa per andare a San Casciano. lei ha detto: alla sera ho sentito i cani, li ho Sì. dovuti legare perché Sì. pensavo che Sì. aggredissero qualcuno. E la mattina dopo, queste testuali parole io l'ho segnate e poi saranno anche registrate. La mattina dopo ho sentito la radio, ecco qui, Normalmente la radio emette ogni mattina alle 6:30 per sentire il giornale. ecco. E quella mattina, Perché io andavo a lavorare alle 6:30 la mattina, è l'unica ragione. Dopo Sì. quando io andavo a prendere il caffè, vedi che la strada per andare a Ponte Scoperti e andare su era chiuso. ecco, ma lei la mattina dopo aver sentito i cani alla sera, No, ho sentito i cani alle 11 alle 2 di mattina. ecco, e la mattina ha sentito la radio con il fatto Poteva essere mattina, poteva essere un po' più tardi, perché non guardo l'orologio ogni volta. del giorno 9, Poteva essere. I giorni non ricordo. la mattina dopo che ha sentito i cani. Sembra la mattina dopo. La ringrazio. Avvocato Santoni. Chiarimento, lei ha detto di aver sentito i cani. Vorrei sapere esattamente quando ha sentito i cani rispetto a quando ha visto la persona camminare nel viottolo, va bene, e quando ha avuto la notizia dalla radio o dal giornale che sia. Se lo può ubicare un po' esattamente. Sì. Cioè, lei la notizia dell'omicidio l'ha sentita quando? Lunedì, martedì? I cani Non hanno... ricordo i giorni. Però i cani hanno abbaiato in un giorno A diverso? lungo, molto cattivamente. Vi avevano cani da guardia addestrata. Ecco, lei non riesce a differenziare se i cani hanno abbaiato lo stesso giorno in cui ha visto questa persona? No, sono che andato l'ha- all'angolo della rete in direzione dove sono state trovate i francesi. Ma era lo stesso giorno che lei ha visto quella persona? Era la seduta- notte prima, la sera prima. La sera prima? La sera del delitto, sì. Il problema è la sera del delitto, quando è? Sì. Lei Non ha se- ricordo, ma era la sera del delitto. No, è la sera prima che ha sentito la notizia alla radio? Sì. Che lei ha sentito Sì, abbaiare? la sera Questo è prima. importante. Non dica la sera del giorno del delitto perché ci potrebbero essere dei problemi. Io voglio sapere questo. Lei ha sentito... Me li vedo Signori, anch'io, avanti, se ma vi permetti, rendete problemi. conto di Non quale sei l'unico importanza abbia la addetto a risolvere i circostanza dei problemi. cani, i quali possono abbaiare anche alla luna, oppure perché un riccio gli attraversa la strada? E noi è mezz'ora che stiamo parlando di questi cani. Avanti. Comunque, concludendo, lei ha sentito quei cani abbaiare in maniera sospetta il giorno prima della notizia della radio? Sì, sì. Grazie. Dunque, signori, ora basta. Signor Adesso Presidente, faccio io- una domanda io. Io sempre prendo È una aereo domanda anche per molto andare in breve, Francia. Presidente, sull'altezza. Sull'altezza. Dunque, caro Scusi, lei ha Facciani, visto perché non uscire- viene qui? Prego, no, dico, lei ha Vediamo visto l'uomo così. uscire... Avvocato, dal- scusi, non non ho l'autorizzo capito. a fare domande. Facciani, le dispiace venire qui se crede? Accompagnatelo qui sull'emiciclo. Signor Bevilacqua si vuole alzare, per piacere. Se crede, non è mica obbligato. Un po', effettivamente. Allora. Il testimone non deve essere ripreso, quindi attenzione. Allora, vediamoci un pochino. Il Facciani è più basso. Mettetevi davanti, per favore. No, non colloqui Facciani, non colloqui Facciani. Lei non parli con l'imputato. Mettetevi a una certa distanza. Allora, vediamo. Visibilmente più vicini per cortesia, mi pare che sia più alto, certamente, 5 centimetri. Più alto di un palmo, sì. Il testimone è più alto di un palmo
del Pietro Pacciani. Va bene. Come dice? Possiamo sentire anche noi cosa dice il Presidente? Quindi lei mi stava dicendo una cosa, il test. Ecco, lo dica pure al microfono. Personalmente l'avvocato, che non conosce anche il tuo nome, se tu potevi vedere la differenza 10 metri dell'altezza di lui e me, tu dicevi più o meno, come ho detto io. Più o meno. Se tu non fai vestiti, tu non sei uno che fa i vestiti e roba da portare, non sapevo. Va bene. Silenzio, silenzio, silenzio. Il test ha detto, l'indicazione mia era naturalmente più o meno. A un'altezza come me. D'accordo. Senta, piuttosto, signor Bevilacqua, silenzio, signore silenzio, una cosa. Lei parla di quel tipo che lei ha visto vestito di verde come uno che aveva tra l'altro una incipiente calvizie. Sì. Ecco, ci vuol dire... più una giacca. Prego? Una giacca olive tipo... Sì. No, ma a proposito di questa incipiente calvizie, cioè com'era lui, come me per esempio? I capelli? Sì, oppure aveva più folti? Cosa vuol dire? No, aveva un po' più di capelli forse. Aveva più di capelli? Forse un po' di più. Più di capelli. Ma il naso in tutto è lo stesso. Quindi lei vedendo Pacciani si convince... Il naso no. Ha indicato anche l'attaccatura dei capelli, avvocato. Facciamoglielo dire al test invece di voler noi trovare differenze e somiglianze. Tanto per intendersi, allora lei ha Pacciani qui davanti, ora lei deve essere rigoroso e obiettivo al massimo grado. Lei guardi, Pacciani ha sempre avuto una capigliatura, non c'è. Lei sembra lui. Mi sembra lui. Non è calvo Scusi? il Pacciani non è che è affetto da calvizie, ha l'attaccatura un po' alta, diciamo. Ora. Allora io penso che lui non capisce. No, io sono un po' sordo, scusi. No. Ci sono delle fotografie ben precise, il test dice di avere, ricorda le fotografie che ho prodotto io, che poteva assomigliare soltanto dal naso e basta, perché le fotografie da allora che vedevano il signor Pacciani pieno di capelli non glielo ricordavano, addirittura soltanto il naso gli ricordavano. Ecco. Vabbè. Ora si ricorda tutto. Posso andare? Vi sono altre domande? Nessuna. Avvocato Colau però. Sull'altezza, io voglio chiedere questo. Dunque lei ha detto che ha osservato bene l'uomo che usciva dal viottolo. Sì. Bene. E si ricorda se rallentò anche la velocità per osservarlo meglio della macchina?